Salve a tutti comandanti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Kewib e oggi andremo a vedere l'evento collab con Licorice Recoil, un anime original popolare del 2022 con una singola stagione da 13 episodi e 6 corti. Questa storia non conterrà praticamente alcuno spoiler dell'anime se non qualche citazione, ma bando alle ciance e cominciamo. La storia inizia con 3 ragazze, Chisato, Takina e Kurumi, che si svegliano al centro della piazza nell'Ark. Non sapendo dove si trovino, cercano informazioni. La comunicazione non è un problema, quindi di sicuro non sono all'estero, ma nulla di ciò che dicono i cittadini sembra avere senso. Così si dirigono all'interno di Caffè Sweetie per prendere qualcosa e riflettere sul da farsi. Ordinano l'unica cosa disponibile, caffè con tanto zucchero, e chiedono di farsi prestare un telefono per chiamare il loro caffè, ma il telefono sembra essere talmente avanzato che persino Kurumi rimane sorpresa. Chiamando non risponde nessuno. Nel frattempo Chisato va a pagare con le banconote, ma le nostre non sanno cosa siano. Qui si usano i crediti. In quanto a noi, riceviamo una chiamata urgente da Andersen. Erano state rilevate nuove onde D al centro dell'Ark. Il gatekeeper si era nuovamente addormentato. Ci rechiamo sul posto e notiamo 2 ragazze con delle divise mai viste prima e una piccoletta a discutere con Caffè Sweetie riguardo pagamenti e informazioni sull'Ark. Capiamo che i soggetti sono loro e iniziamo a spiegare come sono finite qui e su come funziona il nostro mondo. In quanto a loro, invece, Chisato e Takina sono delle ragazze che hanno avuto un allenamento speciale con le armi, mentre Kurumi è un hacker professionista. Informiamo Andersen riguardo la situazione e ci dice di mantenere il caffè come base operativa. Riguardo al gatekeeper, non si ha ancora alcuna traccia della sua posizione. Passano un paio di giorni e vediamo le ragazze pulire il locale, ma non possono non notare che non hanno alcun cliente. Il motivo è che servono unicamente 3 tipi di caffè, niente dolci o altre bevande, e così iniziano a raccontarci che da dove provengono anche loro lavorano in un caffè chiamato Licoreco. E così, dopo un altro paio di giorni, il caffè è stato totalmente rinnovato, sia nel design che nel menù. Ciò porta finalmente dei clienti. Se ne parla talmente bene che i tavoli sono pieni e c'è la fila fuori ad aspettare che si liberino i posti. Fanno così tanti soldi che i membri di Caffè Sweetie vogliono tenere le ragazze qui a vita. Ma il lavoro è comunque troppo per 6 persone, così, notando Must tra i clienti, decidono di assumerla per avere una mano in più. La serata si conclude e prima di salutarci avvertono che domani il caffè sarà chiuso poiché sono state assoldate per un lavoro di sorveglianza ad un certo individuo. Essendo le ragazze delle problem solver, chiedono di unirsi a loro, mentre Kurumi ha già hackerato tutte le telecamere della zona e abilitato un drone che farà da supporto. Passa la notte e il giorno successivo, arrivati al punto d'incontro, non troviamo l'obiettivo. Finché cercandolo per i vicoli nei dintorni, finalmente lo troviamo, ma è morto. Qualcuno deve averlo ucciso recentemente, e quel qualcuno deve essere ancora nei dintorni. Cercando, Takina e Chisato vedono qualcuno correre in lontananza. Le ragazze si dividono per un attacco a tenaglia per bloccare le vie di fuga, ma arrivate in postazione è presente solo una bambina. Avendola spaventata, Chisato la invita a prendere qualcosa al caffè quando avrebbe voluto. La bambina fa cenno di sì con la testa e se ne va. Rientrati, scopriamo che stava succedendo spesso che i loro clienti morissero e l'unico denominatore comune era che lavoravano tutti nel campo della legge. Mentre parlavamo, qualcuno bussa alla porta. Era la bambina di prima. Si chiama Jane. La fanno sedere e le offrono un dolce e una bevanda. Consuma tutto e dopo qualche chiacchiera se ne va essendo tardi. Prima di andare via, viene invitata nuovamente a tornare quando avrebbe voluto. Da quella sera, Jane visitava costantemente il caffè. Oggi portava con sé un gioco da tavolo e così, finito il turno di lavoro, ci mettiamo a giocare tutti insieme. Passando la serata,
Scopriamo che Jane ha un fratello, ma si incontrano raramente visto che i loro orari non combaciano mai. E per questo si impegnava nei suoi compiti per venire a giocare con noi il più possibile. La giornata volge al termine e veniamo informati che il giorno successivo hanno di nuovo un incarico di sorveglianza. Questa volta però andranno in anticipo per incastrare l'assassino in caso si facesse nuovamente vivo. Arriviamo in tempo. L'obiettivo è vivo e vegeto. Le nicche avrebbero tenuto d'occhio l'uomo, mentre le ragazze avrebbero controllato il perimetro. Passano 2 ore e qualcuno corre incontro alle Licoris, dando inizio ad un inseguimento a qualcuno che sembra essere un bambino. Rinchiuso in un vicolo, inizia a sparare a Cisato, che però schiva tutti i proiettili. Approfittando della situazione, fa cadere una pila di scatole e si dà alla fuga senza lasciare tracce. Nonostante ciò, Cisato riesce comunque a vedere in volto il ragazzino. Era molto simile a Jane. Che fosse il fratello? Riferito tutto alle nicche, tutte insieme tirano fuori un piano per ricavare qualche informazione. Quello stesso pomeriggio torniamo al caffè e Jane si unisce a noi come al solito. Le chiediamo di suo fratello. Sono gemelli e si chiama Rain. Parlando della missione, diciamo che il sospettato se l'era filata ma era stato ferito. Jane inizia ad agitarsi e con una scusa esce di corsa per tornare a casa. Appena uscita, Kurumi accende il drone che la segue fino alla sua destinazione, il centro protezione minori dell'ARC. Vedendo quel luogo, ci viene in mente che qualche tempo fa Jennifer, la proprietaria dell'edificio, ci aveva contattati dicendo: "Siamo un'organizzazione non profit che aiuta i bambini vittime di violenza domestica e di quelli senza una casa. Uno dei nostri bambini è sparito, puoi aiutarci a cercarlo?" Andammo alla ricerca con Anis, che notò qualcosa di strano. Tutti i bambini possedevano dei GPS. Ma anche i membri di Caffè Sweetie hanno avuto a che fare con questo centro, iniziando a parlare della loro prima missione fallita. Una donna aveva notificato la scomparsa della sua bambina. Le prove portavano ad un orfanotrofio. Ne trovarono le tracce, ma nient'altro. La bambina era completamente sparita. Così ebbero inizio delle indagini e si scoprì che trafficavano bambine per trasformarle in nicche. Ma prima che si trovasse il colpevole, sparirono tutti abbandonando l'edificio e così, da quel giorno, iniziarono a fare volontariato in questi centri per evitare che succedesse di nuovo qualcosa di simile. Quando ci andarono non notarono nulla di sospetto, ma con ciò che stava succedendo in questo momento era arrivata l'ora di fare un'ispezione più approfondita. Ci rechiamo sul posto insieme a Frima e Cisato e conosciamo Jennifer, la direttrice del centro. Sembra agitata per il nostro arrivo improvviso, ma siamo qui semplicemente per fare volontariato. Quindi avremmo giocato con i bambini e fatto le pulizie, ma qualcosa non quadrava. C'erano pochissimi bambini, ma ci risponde che sono andati in gita con gli insegnanti. Così andiamo a giocare con i pochi bambini presenti nel centro. Erano allegri ed energici, iniziano a giocare a calcio con Cisato, nel mentre noi osservavamo, e ad un certo punto un bambino cade. Frima tende la mano per aiutarlo, ma notiamo che ha varie cicatrici sulla mano. Ha detto che cade molto spesso, ma osservando bene le hanno tutti i bambini, nello stesso identico punto. Sono calli e vesciche dovuti da maneggiamento di armi da fuoco. Parliamo con Jennifer, facciamo delle domande mirate, ma non fanno altro che destare dei sospetti nei nostri confronti. Quindi, prima di far saltare la copertura, ci tiriamo indietro e Jennifer ritorna all'interno dell'edificio. A quel punto ci raggiunge il drone pilotato da Kurumi che ci dice aver scoperto una struttura sotterranea. Entrati, notiamo delle celle. In una di queste c'era proprio Jane. Qui è dove venivano rinchiusi i bambini messi in punizione per non completare gli incarichi. Lei non aveva fatto nulla, era qui per suo fratello, che si trovava nella stessa cella nell'angolo al buio. Frima rompe le sbarre per portarla via, ma Rain, suo fratello, glielo impedisce. Dopotutto noi siamo la causa della loro prigionia e parlandoci dicono che vogliono essere felici, ma per esserlo
c'è bisogno che entrambi vengano adottati dalla stessa famiglia. Rain inizia ad infastidirsi per tutte le informazioni che Jane ci stava dando e ci dice di andare via. Chisato le dice che nonostante lei usi le pistole, sta bene attenta a non uccidere nessuno. Con i giusti mezzi, le armi possono essere usate anche per aiutare le persone. Sta al singolo individuo decidere se usarle per fare del male o del bene. Non volendo uscire, ce ne andiamo prima di destare sospetti per la nostra prolungata scomparsa. Ci riuniamo con Jennifer e, salutando i bambini, ci ferma dicendo che la prossima volta sarà lei a farci qualche domanda. Accettiamo e torniamo al caffè. Riuniti, le ragazze che sono rimaste indietro ci dicono essere andate in un'altra missione e ancora una volta hanno trovato un bambino killer. Ormai è chiaro che quel centro è una copertura per addestramento militare non autorizzato. Non sono riusciti a catturare il bambino, ma ha fatto cadere un telefono. Kurumi lo analizza e trova i dettagli di un'altra missione con data il giorno successivo e come luogo una manifestazione. Dovevamo prevenire l'assassinio. Arrivati al corteo, ci accorgiamo subito che è strano scegliere questo come luogo di esecuzione. Solitamente venivano scelti dei vicoli isolati, ma qui è pieno di gente. Guardandoci intorno, Frima nota un cecchino su un tetto e corre, seguita da Chisato e Takina, mentre noi, insieme a Sugar e Milk, rimaniamo tra la folla per precauzione. La squadra d'assalto arriva sul tetto, incontrano Rain. Dopo aver ricevuto una semiconfessione involontaria con domande mirate, alza l'arma per sparare, ma la velocità disarmante di Chisato lo ferma con la sua pistola a proiettili non letali, per poi correre via. Il tutto viene registrato dal drone di Kurumi. Ora abbiamo le prove che Jennifer è responsabile di allenare questi bambini e assegnargli i compiti di omicidio. Riuniti, decidiamo di farle visita quella stessa sera prima che avesse la possibilità di fuggire. Arrivati al centro, notiamo il silenzio assoluto. Ci separiamo per coprire diverse zone. Chisato e Takina vanno nelle celle ma non trovano nessuno. Uscendo, però, c'è Jennifer ad aspettarle. Dietro di lei una dozzina di bambini con le armi puntate su di loro. Passa del tempo. Kurumi ci avvisa che sono state catturate e visto che voleva farci delle domande, decidiamo di entrare da soli. Non ci avrebbe fatto del male. Nel frattempo, le Nick avrebbero raccolto quante più informazioni possibili per un eventuale arresto. Guidate dal drone di Kurumi, arrivano in una camera da letto. Il drone rivela dell'energia elettrica collegata al letto. Trovano un bottone, lo premono e il letto si muove mostrando un sotterraneo. Entrando, trovano macchie di sangue e armi. Era il campo d'addestramento. Guardandosi intorno, notano un'altra stanza. Un ufficio nello specifico. Kurumi hackera il computer e trova una lista di tutti i bambini del centro, insieme alla lista delle adozioni. Quindi nell'effettivo Jennifer li faceva adottare veramente, ma di fianco ai nomi dei bambini ci sono delle lettere, i voti delle missioni. I bambini adottati hanno tutti dei voti bassi, quindi Jennifer teneva nel centro quelli con voti eccellenti, Rain e Jane inclusi. Quindi non avrebbero mai ottenuto un'adozione. Noi, nel frattempo, entrati nel suo ufficio, ci fa sedere, ci offre serenamente del caffè ed iniziamo a parlare. Le chiediamo perché fa ciò che fa. Ci risponde che l'Ark è piena di orfani e vittime di abbandono, così vanno da lei, e li addestra per dargli uno scopo. E il motivo per cui non è mai stata scoperta è indirettamente grazie a noi. Ai tempi i bambini morivano prematuramente o comunque erano troppo piccoli per portare soldi, quindi pagava tutto di tasca sua. Poi quando ci contattò ai tempi ci sembrò sospetta e capì che doveva essere più cauta, iniziando così ad addestrare i bambini per uccidere. La mentalità umana è divertente. Se viene rubata una caramella si pensa che il colpevole sia un bambino, ma se qualcuno viene ucciso si pensa ad un adulto. E così ha sfruttato l'occasione. I bambini che una volta erano abusati e considerati inutili, qui hanno una casa dove possono ridere e giocare. Così, essendo stati il catalizzatore, ci propone di tenere la bocca chiusa offrendoci il 30% delle entrate al mese.
una cifra incredibilmente alta, ma ovviamente rifiutiamo. Delusa dalla nostra risposta, fa entrare Jane e Rain che puntano le armi contro Chisato e Takina ammanettate in un angolo della stanza. Vista la situazione, decidono di fare sul serio e si liberano senza alcuno sforzo. Le borse contenenti le armi sono state confiscate, perciò si fanno largo stendendo i bambini nel corpo a corpo. Vedendo la situazione, Jennifer incarica Rain e Jane di farle da scorta e per motivarli dice che se riusciranno a compiere la missione otterranno un voto alto assicurando un'adozione di coppia. I bambini cominciano a sparare, ma ecco arrivare le nicche a dare una mano a metterli fuori gioco. Una volta stesi tutti, dovevamo raggiungere Jennifer, ma non avevamo idea di dove fosse andata. Ma fortunatamente arriva il drone guidato da Kurumi che la stava tenendo d'occhio. Prima di correrle appresso, Sugar lancia alle ragazze le loro borse con le pistole. Chisato sembra accorgersi di qualcosa di strano, ma non dice nulla. E così inizia l'inseguimento. Jennifer se la stava svignando attraverso le fogne ordinando a Jane e Rain di rimanere a fare da guardia per farle guadagnare tempo. Prima di andare, Rain le chiede quando si sarebbero rivisti, preoccupato per la faccenda dell'adozione, e Jennifer risponde che probabilmente non si sarebbero più incontrati e che dovessero dimenticarsi di lei. Tuttavia, prima che riuscisse a scappare, riusciamo ad arrivare tutti insieme. Jennifer ordina ai gemelli di ucciderci tutti. Sparano, ma non ottengono risultati. Così ordina di puntarsi la pistola alla testa a vicenda, minacciando che se non la lasciassimo fuggire, avrebbe ordinato ai gemelli di uccidersi. Senza alcun ordine, Jane spara a suo fratello, cadendo istantaneamente al suolo. Spiega che sapevano entrambi che erano i voti bassi ad avere le adozioni. Era fin troppo ovvio, ma a lei andava bene perché considerava Jennifer come fosse la loro madre. Ma ormai era chiaro che il sentimento non era affatto reciproco. Così punta l'arma a Jennifer e spara anche a lei. Rimaniamo scioccati, ma scopriamo che in realtà Jane ha sparato ad entrambi con la pistola di Chisato con i proiettili di gomma, restituendogliela. Aveva usato le armi con un obiettivo benevolo senza uccidere nessuno. Da quel momento avrebbe abbandonato completamente la violenza e avrebbe vissuto una vita pacifica. Risolta la situazione, la invitiamo a tornare al caffè e ce ne andiamo, inviando il riepilogo ad Andersen. Il giorno dopo, tornati al caffè, troviamo Mast stanca morta. Durante la nostra missione di ieri aveva lavorato da sola tutto il giorno pensando semplicemente fossimo in ritardo. Avevamo dimenticato di avvisarla. Takina prepara un dolce particolarmente strano che andava forte nel loro mondo. Poi riceviamo una risposta da Andersen che ci dice aver localizzato il gatekeeper. Essendo probabilmente il loro ultimo giorno nel nostro mondo, ci prepariamo all'apertura del locale per lavorare tutti insieme un'ultima volta. La giornata finisce e passiamo la serata a giocare ai giochi da tavolo fino ad addormentarci. Al nostro risveglio, Chisato, Takina e Kurumi erano sparite. Probabilmente il gatekeeper si era svegliato riportandole nel loro mondo. Passano i giorni e andiamo a fare visita al caffè Sweetie per avvisarle che i bambini del centro stavano ricevendo cure psichiatriche sotto la supervisione del governo centrale, confermando anche che molti bambini scomparsi erano proprio con Jennifer. Molti di loro erano stati rapiti. I suoi crimini non erano tali da assicurarle una pena di morte, ma sicuramente non avrà vita facile. Tutto si era risolto per il meglio, e all'improvviso qualcuno entra nel locale. Si trattava di Jane. Era passata a salutarci e ringraziarci. Aveva iniziato a studiare e, se scortata da qualcuno, poteva uscire per un po' di tempo. Dopotutto aveva comunque ucciso parecchie persone, quindi ha senso che fosse tenuta sotto sorveglianza. Triste per non essere riuscita a salutare le ragazze dell'altro mondo, dice che sarebbe comunque tornata di tanto in tanto a giocare, ma prima dice di no. L'avrebbero aspettata, sì, ma per lavorare. La mette alla prova dandole un dolce di Takina da portare ad un tavolo. Jane lo guarda e ride dicendo che somiglia ad una grande cacca. Termina così l'evento in collaborazione con l'anime di Licorice Recoil. In così breve tempo, queste ragazze erano riuscite a compiere dei grandi gesti. Hanno sistemato il locale, hanno introdotto ai cittadini dell'Ark dei dolci tipici del loro mondo, ma soprattutto hanno dato ai bambini del centro un regalo prezioso, una vita normale.
Saranno anche sparite dal nostro mondo, ma sicuramente non verranno dimenticate. Per oggi è tutto. Vi ringrazio per avermi seguito fin qui. Come al solito vi invito a mettere mi piace, commentare e condividere e noi ci rivediamo al prossimo video. A presto!